troviamo a Monte Sant'Angelo di Foggia. Monte Sant'Angelo è stato il luogo più importante per la devozione delle genti dell'Europa cristiana a partire dal VI secolo d.C. E siamo arrivati alla grotta che la tradizione secolare dice che sia luogo di testimonianze di apparizioni, miracoli e guarigioni ad opera dell'Arcangelo Michele. Siamo qui per intervistare Enrico Liberatore, persona coltissima e di fede, la guida più esperta di questo luogo eccezionale e per coloro che stanno vedendo il filmato, il video, e per coloro che stanno ascoltando, faccio una premessa: non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Capisci a me, diceva Totò. Quindi noi siamo in un luogo unico, celestiale. In effetti la grotta veniva chiamata Celeste Basilica. Addirittura vado oltre: Tabor della Puglia, Tabor altare. Addirittura per i culti che si celebravano pagani prima, per poi a posto Michele cambia cristiani, Pantheon degli Angelos, Pantheon degli Angeli. Addirittura Ungaretti diceva metropoli della fede, che è venuto anche lui, no? Quindi possiamo dire che questo luogo è unico e celestiale, al punto che San Francesco d'Assisi, che viene qui per avere risposte sul suo futuro, sulla sua vita, era tornato da Damietta e aveva avuto un bel colloquio col sultano, che le aveva regalato qualcosa di particolare che si può vedere nel museo ad Assisi, naturalmente nella Basilica Inferiore. Quindi la domanda di Francesco al sultano era: ma in nome di quale Dio ci stiamo ammazzando? Sì. Deus lo vuole, Dio lo vuole, crociate, e ci ammazzavamo come i cani. Cos'è cambiato? Non è cambiato niente, ripetita. Esatto. Quindi a questo punto Michele dice: io sono l'Arcangelo Michele. Al vescovo glielo dice. 3 volte appare al vescovo e le dice: Dio ha un progetto, io faccio parte di questo progetto, io sono un malak, cioè dall'ebraico all'italiano, io sono un messaggero, un inviato, un ambasciatore. E se ambasciatore non porta pena, Michele naturalmente porta la sua ambasciata dicendo al vescovo Lorenzo: scripta manent, verba volant. Quindi devi scrivere, perché se no la parola ce la dimentichiamo. Domus specialis est, in quaquaeque nuptialis actio dilutur. E questa è la casa speciale unica sulla terra, perché Michele l'ha consacrata, è la scelta del suo libero arbitrio del V secolo, prima di Mont Saint-Michel, prima della Sacra di San Michele, prima di altri luoghi celestiali. È partito tutto da qua. Tutto di qui, questo proprio è il quartier generale, lui è il generale, insomma. E quindi a questo punto, qui dove i sassi si aprono, i tuoi peccati possono essere cancellati. Questa è la casa speciale che Dio ha scelto e che Michele ha consacrato, dove qualsiasi colpa ti sei macchiato, perché poi il peccato procura la conseguenza. Far bruciare le persone per non fare l'autopsia riporta la conseguenza. Curare delle persone senza sapere che invece di curarle le stai uccidendo, ma non lo sapevi perché è un virus, anche questa è la conseguenza. E chi la paga? Gesù l'ha già pagata, noi quando la paghiamo, i virologi quando la pagheranno, gli avvocati, i giuristi quando la pagheranno. Dura lexi, ignoranza non scusa, nessuno sarà giustificato per la sua ignoranza, visto che sono onorevoli, hanno naturalmente i titoli per farlo e si prendono anche le loro responsabilità, non solo 15.000 euro, anche le responsabilità. Quindi Michele dice che in questo luogo si può lucrare l'indulgenza plenaria, parziale o totale? Totale, in alcuni luoghi parziale. E cosa devo fare? 5 rosari, 14, no, ci devi credere. Possibilmente se riesci a genufletterti sarebbe anche opportuno, perché è terra santa quella che stiamo calpestando. Non mi nascondo che gli indemoniati nella grotta si inginocchiano senza che glielo dica nessuno. Noi cristiani invece spesso non ci inginocchiamo. E che devo fare? Confessati. Ma perché non mi posso confessare? Porca miseria, guarda di che roba, quella è la cappella della riconciliazione. Quindi hai anche la possibilità di riconciliarti con Dio, uomo nuovo. Hai fatto quello che hai fatto, va bene. Ecco, in questo caso sì che Gesù è misericordioso, però dai,
fammi la promessa. Ci provo, Signore. Benissimo. E quante volte ci posso provare? 24 ore su 24. Ogni giorno che vieni qui puoi lucrare questa indulgenza. Ma chi è che l'ha detto? Sua Santità Giovanni Paolo II. Ha scritto in perpetuum, scripta manet, in perpetuum significa per sempre. Beh, per sempre. Se esci di qua, arrivi a casa e bisticci con tua suocera, con tua nora, ti sei giocata la... Ricominci da... Devi ricominciare, ritorni qua. Quindi adesso tra il serio e il faceto ho cercato di spiegarvi che per chi sta cercando la luce, questo è un luogo di luce. Credete, vale la pena essere venuti qua. Mi piacerebbe risentire quando lei parlava poco fa della confessione. La confessione è uno dei sacramenti più importanti di quei 7 che ci insegnano a catechismo. Quando si seguiva il magistero e la dottrina veramente, non quando si mette al centro del mondo l'uomo e non più Dio. Questo è un umanesimo sbagliato, massonico, è un umanesimo che non ha senso. E Lucifero si sta sfregando gli zoccoli, perché voleva che tornassimo al cogito. Io sono il centro. Appunto, la confessione Padre Pio. Ecco, io colpisco con Padre Pio il cuore delle persone. Intanto la mia vita è cambiata grazie a Padre Pio, grazie a mia moglie che ha chiesto la mia conversione. Quindi Padre Pio era così potente in quel confessionale, come il curato d'Ars, come San Leopoldo Mandic. Sì. Vi sto tirando fuori delle carte carichi da... Ma conosciamo perché siamo di Padova. Sì. Paron Benedetto l'aveva detto, bombarderanno la città ma il confessionale non verrà toccato. E io ho avuto il privilegio, c'ho la pelle d'oca, di mettermi nel confessionale di Leopoldo. Sì, sì. Non ci stavo perché era piccolino, balbettava, sembrava stupido, eppure c'erano cardinali che facevano la coda alla Leopoldo per confessarsi. 16 ore al giorno confessava Leopoldo. Caspita. Questi sacerdotini che mi dicono sono stanco dopo 3 ore. Ma vai a fare la gavetta. Padre Pio aveva 3 doni importanti, forse anche Padre Leopoldo, però adesso io parlo di Padre Pio perché sono certo di questo. L'introspezione. Lui leggeva l'anima ed è un dono che Dio dà attraverso la Santissima Trinità. Quindi ci sono dei mistici che dicono che Padre Pio non era mai da solo, ma era sempre in presenza della Trinità, quando confessava il penitente. Per Padre Pio la cosa era seria, così seria che ti sbatteva fuori dal confessionale se, leggendoti l'anima, stavi prendendo in giro il Signore. Non lui, il Signore. Perché io quando vado dal sacerdote posso dire tutto quello che voglio. Hai tradito tua moglie? No. Sei stato con i bambini? No. Ma me ne frega a me. Gesù è misericordioso. E io ti assolvo, allora io ti assolvo sulla falsità che hai dichiarato. Stiamo attenti. Ecco perché la confessione è importante. Una volta che ti leggeva il cuore Padre Pio, se continuava vuol dire che andava bene, se no ti diceva vattene Satana. Poi tu ritornavi nel confessionale, dopo 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, e ripartiva da questa parte, ripartiva la stessa confessione. Tu te l'hai dimenticato, Padre Pio ti diceva, allora, quella donna di cui mi hai parlato, che fine ha fatto? Continua a frequentarlo? Riusciva? Ma lui già sapeva. Mannaggia, eccezionale. I mistici che Dio attraverso suo figlio legge il cuore, perché poi è il cuore che guarda il Signore, non tanto i titoli di studio e i soldi che hai nelle banche, poi di quello dovrai rendere conto, se sono onestamente guadagnati o meno. Però il punto è un altro, se tu a questo punto come uomo il tuo cuore è sincero, in quel momento senti che batte in maniera diversa, ti rendi conto che stai facendo un esame di coscienza, ti rendi conto che carpe diem, l'attimo che hai visitato, ti rendi conto che forse hai sbagliato, mentre prima non lo consideravi nella tua presunzione, nel tuo orgoglio, io sono perfetto. È come pubblicano, no? Signore, io sono perfetto, do la decima, faccio questo, dici sì, va bene, cosa vuoi fare? Voglio diventare, allora vendi tutto e seguimi, to? Sì. Non vendo tutto e seguimi, do qualcosa del mio, la decima, ma io non vendo tutto. Allora arriva la conversione. Perfetta questa spiegazione. Quindi, questo è il Vangelo, quindi io aggiungo soltanto questo, che in questo luogo, in maniera irrazionale, trascendente, invisibile, avvengono degli incontri con la Santissima Trinità. Avvengono degli incontri così potenti, e me
ne sono reso conto perché ci sono persone indemoniate, persone che hanno dei problemi, che hanno fatto errori nella propria vita e che quando entrano nella grotta hanno delle reazioni soprannaturali, assolute, non reali, non si possono giustificare. Quindi c'è veramente qualcosa che va oltre la ragione. Fides et ratio, fede e ragione. Quindi è importante comprendere e capire che quando si arriva in questo luogo, permettetemi, la presunzione in questo caso, si è chiamati. Quindi voi siete stati chiamati. Perché io vivo la mia vita ogni giorno, 24 ore su 24, considerando che ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, ogni ora può essere l'ultima ora, l'ultimo secondo della tua vita. Ed essendo soggetto cardiopatico ho già avuto modo di capire che siamo di passaggio. Sì, certo. E ho capito che tutto quello che facciamo nell'arco della nostra vita, in quello che si chiama libero arbitrio, ha un valore importante. Non tanto di qua, ma nell'aldilà. Sì. Perché quando è fatto disinteressatamente, perché se già c'è un interesse, non ha più valore. Il bene deve essere disinteressato. Ho cominciato a interessarmi da 10 anni circa, in maniera più concreta, no? Perché il tempo me l'ha permesso, eccetera. Nell'invisibile. E ci siamo fatti la chiesa di Michele a Perugia, proprio quest'estate. Più indietro siamo andati a Val di Susa. Umbria, l'ombelico del mondo. La sacra della Susa, se potete vedere. E lì abbiamo anche misurato delle energie proprio geomagnetiche, no? Geologiche. Più parliamo e più ci sono le risposte. È questo che io ho capito, che qui c'è il centro spirituale, mentre all'estremo c'è proprio anche l'energia tangibile, no? L'uomo di Leonardo, l'uomo vetruviano. Noi siamo antenne che significa ricettori, energia, i nodi, la terra, i collegamenti di questi luoghi particolari micaelici hanno un senso energetico e quindi anche questo. Quel vescovo era l'8 maggio, vi aiuto, correva l'anno del Signore 490 d.C., quando Dio manda Michele, il suo messaggero, il suo generale d'armata, sulla terra e dice: vai a parlare a Lorenzo. Sveglia durante il sonno Lorenzo e dice a Lorenzo, nella sua stanzetta a Siponto, perché a Siponto che lui aveva la diocesi e lui operava. In cima alla montagna devono cessare i culti pagani e deve subentrare il culto cristiano. Io ne sono il custode. Quis ut Deus, chi come Dio. Basta Mitra, Calcante, Asclepio, Sculapio, Zeus, Marte, ma Cristo che salva. Via verità e vita. E quindi Michele dice al vescovo: ubi saxta panduntur, qui dove i sassi si aprono, ibi peccata hominum dimittutur. I tuoi peccati sono cancellati del tutto. Qui, nel V secolo, prima della Porziuntura, prima di Santiago, prima delle basiliche patriarcali, prima di Cestocova, di Lourdes, di Fatima, se ne c'è. Ma è possibile che c'è un posto così? E Padre Pio se n'è accorto, diceva: andate prima a San Michele, poi venite. Francesco d'Assisi non si riteneva degno di entrare in quella grotta, tentenna, piange, dice: ma no, io non posso entrare qua dentro, sono sporco, sono impuro in confronto. Con la fede tutto è possibile, senza fede stiamo... Sì, ma devo girare però questo. Lei nel video, quello che è stato censurato, che parlava un po' troppo del demonio, faceva vedere, anzi no, ricordava un fatto di una persona indemoniata che metteva la mano dove c'era... Non si vede più nulla lì. Allora, diciamo che l'altare... Tanto vi faccio vedere un attimo di cosa stiamo parlando, questo. Eccolo. Sotto questo altare c'è praticamente, sono 4 pietre, un cubo quadrato. Sì, l'abbiamo visto adesso. Il quadrato rappresenta la forma mundi, la terra. Quadrilatero. Nord, sud,
est, ovest. Luca, Marco, Matteo, Giovanni, Sì. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. C'è tutta una teologia nella geometria celeste. Ecco perché volevano distruggere Chartres, volevano distruggere Notre Dame, volevano distruggere Nantes, perché in queste cattedrali c'è tutta la sapienza cristiana e il diavolo vuole che si distrugga tutto. In effetti la chiesa di Renzo Piano è ultramoderna, quindi voi avete praticamente l'impronta del piede, Apodonia, Podos, il piede dell'arcangelo Michele, l'impronta del piede, cioè il piede rappresenta il possesso. Ego sum arcangeli Michelis, io sono l'arcangelo Michele. Sì. Ego sum custos loci, io sono il custode di questo luoghi. Seque pedalis, il piede, questo è il mio piede, qui il demonio non può entrare. Questo luogo è sacro, come Gerusalemme, come Santiago, ma qui è primordiale perché stiamo parlando del 490. Quindi ma un attimo dentro poggiare la mano, ma anche Giacobbo, a Freedom ha fatto la puntata, non è che col drone, sono arrivati davanti col drone Sì. in grotta, pazzesco. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno, arrivederci. E hanno ripreso per un attimo questa impronta, che poi non è che si riesca proprio a vedere, Quindi, ecco, però la fede, no? sì. In realtà, quando scenderete nella cripta, capirete dove era posizionata questa impronta. Perché a un certo punto ci sarà una voce suadente che dirà: ecco l'altare di San Michele, dove si narra che lasciò l'impronta del suo piede. Quindi l'impronta, l'imboccatura del suo locus, del suo luogo, Sì. che lui stesso protegge. Ecco perché è importante questo fatto dell'impronta, questo fatto del luogo. Poi è chiaro, Francesco viene nel 1200, non sapeva niente delle cripte, erano appena state chiuse le cripte nel 1200. Quindi ancora abbiamo dei dubbi se sia passato da sotto, se sia passato attraverso la scalinata, perché quella scalinata è stata inaugurata nel 1200, quindi probabilmente Francesco ha fatto la galleria longobarda.